Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Q&A. Era da un sacco che non lo facevamo. Ho preso le migliori domande fatte su Instagram. Mi raccomando, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi lì perché metto tutte le notizie live, cosa che non posso fare qui sul canale YouTube. E se siete ancora così birbantelli da non essere iscritti anche qui, iscrivetevi perché ci sono un sacco di persone che ancora guardano i video e non sono iscritte, mi raccomando. Supportate. Detto questo, sigla e iniziamo. Partiamo con una domanda un po' guffata che faccio prima a destra e poi a sinistra, toccatina che non fa mai male. Dares Gali chiede: farei una penitenza in caso di vittoria sia nel National che nella Pirelli Cup? Diciamo che no, non uno e l'altro, bisogna vincerli tutti e due, bisogna fare doppietta. In quel caso ci sta, bisogna fare assolutamente qualcosa. Se a voi avete un'idea originale, sono curioso di saperla, fatemela sapere qui sotto e magari la migliore la utilizzerò. Jorge Moulage chiede: come funziona la procedura del tampone nel dettaglio? Probabilmente avete visto il weekly dove ho fatto Ibiza, Barcellona, test del Covid, sono tornati indietro, eccetera eccetera. Non è molto piacevole, prendono un cotton fioc che in poche parole è lungo così, te lo ficcano prima in gola e ti fanno in questo modo, poi sempre lo stesso, bello inumidito, te lo prendono e vanno, cioè ti entrano nel naso e dici ma basta, invece vanno fino in fondo, fino al cervello. Lo so che mi dici non è il cervello, è la gola, lo so, comunque fanno così e poi te lo tirano fuori e poi ti diranno i risultati se sei positivo o negativo. Non l'esperienza migliore della mia vita. Crifacco Official fa una di quelle domande veramente: saresti disposto a rinunciare a scopare per tutta la vita ma andare in MotoGP? Saresti disposto a farti tirare sotto da una macchina per vincere 1 milione di euro? Cioè, che cazzo di domande sono? Secondo me una cosa non può escludere l'altra, sarebbe una fatica troppo grande. Gabriele Rota chiede: qual è stata la frattura più dolorosa? Guarda, sono sincero, non c'è stata una frattura più dolorosa, ma il botto più devastante, perché la volta dove mi sono trovato più in difficoltà è stato nell'incidente quello alle Biondetti, dove c'era l'olio sulla gomma, che in poche parole ho fatto un high side a 200 all'ora. Lì mi sono rotto solo il gomito e mi sono fatto male alla caviglia, quindi non robe esagerate, ma la botta che ho preso a tutto il corpo l'ho sentita per i 2 mesi successivi. Cioè io mi svegliavo la mattina e mi sentivo morto, cioè non capivo come poter recuperare, perché non avevo rotto niente, ma probabilmente il corpo veramente si era tirato, mezzo storto, quindi è stata abbastanza dura. Tommaso Manenti chiede: velocità max raggiunta? Quest'anno con la 2020, ma principalmente perché ho preso veramente 6 scie e sono arrivato in fondo al rettilineo a 318 km/h al Mugello. Potete vedere il video, mi sembra la prima gara del Mugello di quest'anno. Milan Gabriele fa una domanda molto succulenta: se non corressi in BMW, in che scuderia ti piacerebbe correre? Allora, sinceramente in una squadra italiana, per il semplice fatto che probabilmente si parla molto più direttamente con la squadra corse, più precisamente con il cuore che decide, che sviluppa le moto e tutto il resto. Quindi direi o Aprilia o Ducati, più che altro, ripeto, per una vicinanza nel discorso racing. Fabio Z chiede: alla BMW manca coppia sotto o è solo una questione di mappe e rapporti? Penso tu ti riferisca alla 2018 che ho usato nelle ultime gare, dove si vedeva che un pochino perdevo in accelerazione, ma penso sia normale. Punto 1, perché alla fine paghiamo solo contro Ducati e Aprilia, però Aprilia ha un 1100, quindi già avvantaggiata sulla cubatura, ci sta, cioè non ci si può fare benché nulla. Invece Ducati ha un V2, che quella moto lì oltretutto era quella che usava Zanetti nel CIV nel 2018 se non sbaglio, ed era una moto veramente veramente valida, e appunto si sa che il V2 ha tantissima coppia sotto e fino a che il V4 non era sul mercato era la moto di riferimento, quindi sicuro anche quella è una moto molto molto veloce. Stefano Saini chiede: tutti ci saremmo chiesti come mai sei tornato con la 2018, questione di feeling o motore? Come avete visto, di motore secondo me 2020-2018 vanno quasi uguali, forse la 2020 ha ancora qualcosina in più sotto, esce un po' meglio e secondo me con l'elettronica che si va ad affinare sempre di più sarà
ancora più avvantaggiata, però la verità è che io ho un feeling e ho fatto così tanti chilometri sulla 2018 che quello che non trovo sulla 2020 come caratteristiche di guida lo ritrovo sulla 2018. Io sono uno che piega tanto, mi serve grip in angolo e soprattutto mi serve un controllo elettronico che sia invasivo ma non troppo, che mi permetta sì di appoggiarmi ma che mi faccia sentire il controllo sulla manopola del gas, cosa che sulla 2020 proprio non sentivo. Ho notato che i piloti che ci vanno forte sono tutti quei piloti che arrivano da categorie dove bisogna farla correre tanto e stare tanto fuori col corpo e, cosa importantissima, non fermarsi tanto a centro curva. Io guido esattamente al contrario, quindi capite bene che c'è bisogno di tanto tempo per affinare la moto a se stessi e se stessi alla moto, e se si vuole vincere un campionato così pronti via, di sicuro questo non era l'anno adatto per farlo. Pietro Simonetti fa una domanda veramente bella: quanto ci vuole per il risultato? Il risultato è un qualcosa di che è lì, non lo vedi, certe volte arriva inaspettato, certe volte arriva dopo una rincorsa veramente veramente lunga. Quello che è certo però è che per costruire più di un risultato, quindi un campionato e non una vittoria, ci vuole tanto lavoro, tanto lavoro, tanto lavoro, e non arriva mai per caso. E la cosa peggiore è che tu magari hai fatto tutto quello che era necessario, ma ci vuole anche fortuna. I campionati si vincono con la fortuna, con la massima dedizione e con il pacchetto completo team, moto e tutto il resto. Questo in ogni ambito ovviamente. Quindi è tosta, ma non bisogna mai mollare, bisogna sempre pestare sull'acceleratore e non mollare mai. Gira 98, ma il braccio smetterà mai di farti male o è una cosa che dovrai sempre portarti appresso? Si nasce in un certo modo e non ci si può fare nulla. Io ho provato tutto, come sapete mi sono aperto una volta, mi sono aperto 2 volte, mi sono aperto 3 volte, ma ho sempre questo problema di fondo, sia il braccio sia il collo, per il quale dopo 10 giri faccio veramente tanta fatica e non riesco a essere incisivo sul freno e sull'acceleratore, quindi devo centellinare le forze dal primo all'ultimo minuto e devo sempre star lì a pensare di non esagerare mai e non star lì a lottare con la moto, ma bisogna sempre cercare di guidare molto pulito, devo cercare di guidare sempre molto pulito per non fare rigidire troppo il braccio. È una cosa con la quale ci si convive, ognuno ha i suoi problemi ed è così, ma non pensate che io non stia con le mani in mano. Ogni anno, ogni ora, ogni minuto cerco quel fisioterapista che può darmi quel qualcosa in più, quel nuovo trattamento per cercare di aiutarmi, però non è semplice, non ho ancora trovato la cura definitiva. Boscolo Paolo: cosa si prova a vincere la tua prima gara o il tuo primo campionato? Sono delle emozioni incredibili, appena passi il traguardo c'è una scarica di adrenalina pazzesca, però poi è incredibile come il tutto cambia e quando sei sul podio diventa una pace assoluta. Cioè tu sai che tutti quegli sforzi che hai fatto, gli allenamenti, quelle faticacce nel cercare gli sponsor, cioè un casino, ti portano in quel momento a essere ripagato di tutti quegli sforzi che hai fatto, racchiusi in pochi minuti. Mohamed Bargig chiede: mai pensato di aprire un merchandising? L'ho già aperto, ve lo lascio qui sotto nella descrizione se volete qualche magliettina. Adesso appena un attimo di tempo, magari nell'inverno, farò gli adesivi e tutte delle altre bellissime cosine e le metterò su. Francesco Molara chiede: qualcuno ti ha mai detto non fa per te, lascia perdere? Penso sia successo a tutti, ma secondo me bisogna sempre fare molta attenzione da chi arrivano queste critiche. Vi assicuro che al 99,9% delle volte arrivano da gente che non ha fatto mai nulla nella vita, più precisamente campioni del divano. Invece chi si mette in gioco e chi è sul pezzo non ha tempo di stare a guardare gli altri. Quindi, dato che la maggior parte delle volte le critiche arrivano da quella parte, non bisogna farci caso e bisogna essere concentrati sul proprio obiettivo. Però certe volte possono arrivare delle critiche anche da gente che invece ha senso ascoltare, e in quei casi, mi raccomando, bisogna carpire il più possibile. Frank Tammaro chiede: riesci a collegare la vita da pilota e da YouTube senza trascurare nessuna delle due? È molto complicato. Sarei bugiardo a dire che tutto questo non porti via tempo agli allenamenti e alla concentrazione, però
è quel qualcosa che mi permette certi sbocchi lavorativi, è quel qualcosa che mi permette di trovare gli sponsor, quindi è fondamentale, tanto quanto l'allenamento, tanto quanto l'andare forte in moto. Però vi posso assicurare che essere in pista, dover solo pensare di salire in moto e girare, rispetto alla mia situazione dove telecamera, accendi, hai acceso le telecamere, l'inquadratura, verifica tecnica che devo chiedere le mail a 187 persone per permettermi di mettere le GoPro sulla moto, 1000 casini che ci sono ogni santa volta, di sicuro ti porta via energia. Senza tutto questo, secondo me, si è più performanti. Però ripeto, una cosa non può escludere l'altra e è così. Bene, questo domande e risposte è finito, spero vi sia piaciuto. Mi raccomando, se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi. Se lo siete già, attivate la campanellina. Gas, ci vediamo al prossimo video.